tutta la sua creazione. L'acquarello è un medium che offre possibilità quasi inesauribili, come a fare. In questo ambito il processo creativo può diventare particolarmente stimolante, perché il caso può generare sorprese e aggiungere ulteriori livelli di ricchezza all'opera. Questo può essere anche molto rischioso per un artista, ma è proprio per questo che può conferire al risultato un fascino unico e straordinario. Spesso combina dettagli molto raffinati con passaggi molto più che espressivi. Per l'artista l'andare con l'acquarello è fondamentalmente un viaggio, uno straordinario viaggio pericoloso in un territorio sconosciuto, soprattutto nelle opere astratte. Alla fine è solo l'intuizione che dice se il lavoro è davvero riuscito. Nel tempo ha sperimentato anche l'uso dell'inchiostro e della gouache. Da queste ricerche nasce una sintesi efficace con l'acquarello ed è per questo che poi alla fine tutta la sua tecnica si evolve in un mix media che è tutto l'oggetto del suo repertorio. Le opere figurative invece rispetto a quelle astratte sono tutta un'altra storia. Essendo appassionato di estetica, punta alla proporzione e alla correttezza delle misure, motivo per cui assolutamente realizza degli schizzi preliminari. E inoltre, in realtà, un grande ammiratore, il professore di Dresda Gottfried Barnes, il cui Guida dell'artista anatomia umana è un'opera di riferimento di portata internazionale. Pur conoscendo l'intero mondo della pittura d'acquarello, astratto, ritratto, nude, pitture urbane, paesaggi, pitture morte, grazie alla formazione docenti di accademia e tantissimi importanti insegnanti d'arte, questi ambiti lo interessano soltanto in parte. In realtà è un osservatore attento, costantemente al tratto dei temi sociali e attuali. Ciò che conta maggiormente è il messaggio che le opere vogliono trasmettere. Nel discorso, ad esempio, che ha tenuto all'inaugurazione di una mostra collettiva presso le Galerie Godet di Marigny nel 2021, lo storico dell'arte Oppel ha affermato: Hans Marx è l'unico che è riuscito a confrontarsi con l'alta arte dell'acquarello. Le sue composizioni trasparenti oscillano con leggerezza e forma di soluzione. In alcune si riconosce ancora il riferimento originale al paesaggio. Chiaramente, per esempio Venezia, mentre altre queste forme si evolvono in maniera grandiosa, dissolvendosi.